Ciao a tutti ragazzi, io sono Chloe ed oggi siamo tornati su What Remain of Edith Finch. Allora, ci eravamo lasciati che avevamo visto appunto cosa era successo alla piccola Molly. Dunque, sentivamo anche, ok, un gatto. Dunque, vediamo qui. Ok, cioè tu sei incinta e giustamente, vabbè, sì. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Oh. E dici che sia lei che stava miagolando qui fuori? Ma cos'è quella roba lì? Io prima guardavo quello, ma dovrebbe essere tipo una specie di quella specie di ponticciolo dove uno si lancia, che fa i tuffi. C'è anche la scala, sembrerebbe, ma quella roba lì. Va bene, proseguiamo. Tenta non cadere tu, visto che sei incinta, mi raccomando. Ah, ok. Sì, entriamo. Oh. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Ah, era tua bisnonna, non tua nonna. Ok. Ma l'urpi, parpli forse. Parpli anche questo. Aiuto. Zurpi. Ah. Un sacco di uccellini, insomma. Cosa qua? Cosa è scritto? Shrine sketches. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Ok. Infatti ho notato che ce l'hai pure adesso i guanti, in effetti, Ok. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Ah, ok. Quindi lei praticamente dipingeva sui tronchi di legno, a quanto pare. Oh, che carino, con le impronte delle mani. Ok, una macchina da cucire di quelle antiche. Lewis. Ah, ok. Ah, sì, giusto, perché anche nella camera di Molly c'era questa specie, non so come voi li chiamiate, da me si dice centrino, cioè tipo centro tavola, no? E con appunto il nome, l'anno in cui è nato, in cui appunto è venuto a mancare. E c'era anche appunto in camera di Molly. The room was like a museum. Ecco, infatti vedete Odin 1880-1937. Ok, vediamo cos'è questo. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Ok. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Appena nato. Oh mio Dio. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Scusa, cioè sei imbarcato con la casa? Va bene. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Bene. 12 metri, mamma mia. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home.
Orcas Island. Ah, ma e lui è morto, scusami, quindi? Ok, quindi praticamente la bisnonna, eh, quindi la bisnonna è arrivata nell'isola insieme appunto al marito Sven e alla piccola Molly, che comunque vabbè è rimasta piccola. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Sì, ok. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Giustamente. Ok, e ricomincia. Ok, va bene. Quindi è morta a Whatever's 57 wrong with this anni. family, it goes back a long ways. Vabbè. Allora, non mi ricordo più come si chiudeva così. Ok. Quindi questo qui era il trisnonno, si dice così? Trisavolo, ecco, trisavolo forse si dice. Anche qui un sacco di libri, meraviglioso. Molto molto bello, un sacco di libri come piace a me. Ok, qui c'era anche la bombola d'ossigeno della bisnonna. Ok. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. 90 anni, mamma mia. Non è la regina d'Inghilterra con quel cappello, va bene, ok, non importa. Quindi questa sei tu con la tua bisnonna e la tua mamma. Oh, il famoso bagno tutto rosa. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Vabbè, fammi finire un attimo di vedere When qui. Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ok, ah, quindi era uno scivolo. Ah, ma c'è la foto! Che cazzo. Vabbè. Ce l'hanno fatto pure la foto mentre cadeva. Ok. Va bene. Molly. Cos'è questo? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Immagino. Qua ci sono un sacco di cassette. Oh, I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. vabbè. Ok, quindi non c'è più nient'altro da fare? Quante cassette, che bei ricordi con le cassette. Ok, procediamo quindi dentro il bagno. Va bene. Ok, giustamente c'è la sedia per evitare che la bisnonna cadesse. Mamma mia. Però qua ci sono un sacco di giochi per bambini, le paperelle. Boh. Vabbè, qui appunto è da dove riusciamo a vedere prima. Oh, oh, oh. Benissimo. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Ok. Beh, questo lo sapevamo già perché comunque c'era già Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Stavo dicendo, c'era già il primo libro che abbiamo trovato, era in quella stanza vuota,
con le pareti appunto da fondale marino. Ok, questa sembra una specie di camera oscura, direi di sì. Ok, anche qui è passato Milton. Ok, ah ok, la camera dei fratelli, va bene. Calvin, fortino, Fort Calvin, dovrebbe essere una specie di fortino di Calvin, anche lì dei libri, e il fortino di Sam, a quanto pare gli piaceva l'arredamento militare. Ah, guarda, cacciava, ma che brutto, no? Va bene, non importa. Sì, sì, a quanto pare gli piaceva anche fotografare. Qua c'è una scala che non va da nessuna parte. Ok, non importa. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Ok, quindi praticamente erano gemelli. Lui ha continuato a crescere mentre Calvin no. Va bene, proseguiamo quindi. Amava lo spazio a quanto pare. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Dovremmo accucciarci. Oh, Calvin 1950-1961, 11 anni. È venuto a mancare molto presto anche lui. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ah, ok, mi devo muovere io. Sull'altalena. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Ah. Quindi non voleva più mangiare funghi. Sono buoni i funghi, dai, su. Io una volta vivevo di funghi. Mia nonna infatti andava anche a funghi. Mamma mia, quanti ne mangiavo. Risotto coi funghi, pasta coi funghi mangiati semplicemente così. Ce la facciamo? Ah, aspetta, perché devo usare entrambe le gambe. At Barbara's chiedo scusa. funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Ah, I think Calvin always wanted to fly. non è che ci infilziamo, no, vero? Mamma mia. Sam! Calvin! Dinner's ready! Vediamo. But that Infatti. day, he finally made up his mind to do it. Ma non stai andando? I told him going around was impossible. Ok. Maybe if I hadn't said that, Au. Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, Mamma mia. then maybe he'd Ho still il be volo giù here. dalla scarpata. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did.
Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Brava, meno male che sei ancora qui per dirlo. E niente. Allora, il After punto the però... funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ah, ok, va bene. E niente, cioè praticamente lui voleva volare e piuttosto di mangiare i funghi Mom ha said detto che Grandpa sarebbe Sam enlisted morto. at 18 and never set foot in the room again. Ah, dobbiamo andare lì? Sì. Comunque, volevo chiedervi scusa perché probabilmente si sentirà un sacco l'avventura del computer, ma non posso farci nulla. Quindi... ma dai! Un altro libro. Ok. Ma pensa te. Ah, ma è finto, sono finti libri. Ok. Va bene. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Va bene. Oh, aspetta, vado a vedere prima di qua. Milton. Ah, la stanza di Barbara. Ok. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Beh, si è fatto cinema. Allora, diamo un'occhiata alla sua stanza. Avevano fatto anche una bambola. Ah, aveva la pellicola originale di Bigfoot. Wow. Ha vinto vari premi. Le letterine saranno dei fan. Ok. Wow. Addirittura la tenda hanno messo. Aveva il ferro da stiro in stanza. Ok. Libri. Anche I never qui. thought about how hard it must have been for her afterwards. Ok. Ah, il gatto. Il gatto orologio come quello, non so cos'era, quello dei Simpson forse. No, non era dei Simpson. Era nero però, non me lo ricordo dove. Boh, vabbè, da qualche parte comunque c'era un gatto nero che non mi ricordo dove. Happy birthday Barbara. E una pizza? Va bene. Barb Street, va bene, ok. Ah, ecco un altro altarino. Quindi lei 1944. 1960, quindi aveva 16 anni. Sì. Ecco, come potete vedere anche qui un centrino in rosa. È un fumetto. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Vabbè. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Cristo, questo è un urlo. Now that was a great scream. Ecco. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room.
Oh, sì. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. Carino, I'll be back in a sec. Ok, 20 quindi minutes potremmo later, scendere giù. Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Mamma mia, va bene. She reached for the music box. Dobbiamo farlo noi, quindi. Va bene, quindi così, dai. Sì. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Va bene, sì. Ok. Qui c'è una sua She stampella. found Rick's crutch and imagined the worst. Bello comunque che sei io a muovermi. Bello. Ah, oddio. Fate colpire le lattine, giusto per... Comunque, stavo dicendo, il sangue di sicuro è di suo padre, di Sven, che si è tagliato. Addirittura una manata, va bene. Vabbè, possiamo andare di qua. Ma quindi da che parte andiamo, scusami? Ma sì, dobbiamo andare per forza da questo lato. Ah, ok, devo colpire con... Cos'è sto posto? The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Che schifo. Ma cos'è sto posto? Oddio, guarda qua. Oh mamma. Te. Ma perché ci sono... No, a riparare... The old fridge rattled and grew still. Guarda che non ho paura ad usare la stampella, eh. Comunque riparate ste luci, eh. Oh dear! Vabbè, te. Ah. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Brava. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Una stampella. Have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Oh, signore. Okay, I'm coming up. C'è But pure if this is lui a urla trick, meglio di you're te. dead, Walter.
Fantastico. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Sarà ancora il suo ragazzo che vuole sta stampella. Vediamo. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Ah, bene. Oh, questo. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Sì, ma dove erano She saw nascosti? what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Wow. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. Ah, He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. oddio. Now that's what I call a real eerie tale. Non fa molto ridere. Mm. Va bene, quindi Edie told me praticamente all Barbara l'hanno wanted was uccisa. to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Va bene. Quindi praticamente è stata uccisa. Va bene, niente, io direi che possiamo fermarci qui. Abbiamo visto in questo episodio Odin, che era il padre di Edie, non so come si pronunci. Abbiamo visto Calvin, che appunto è sull'altalena, che appunto voleva volare. E poi abbiamo visto Barbara, che appunto era una stella del cinema quando era giovane, che era molto famosa per il suo urlo. E niente, poi è sparita appunto a 16 anni. Non si è ben capito appunto se siano stati i fan, cioè almeno così era scritto nel fumetto, però boh, mi pare un po' strana come cosa. Comunque, niente. Direi che possiamo appunto fermarci qui. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se volete commentate, mi raccomando attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!